Ciao a tutti ragazzi, buongiorno, bentornati nel mio laboratorio. Io sono Riccardo e oggi voglio recensire un prodotto che serve per affilare le punte di trapano. Questo è appunto l'affilatore per punte di trapano della Parkside, il modello è PBSG95C3. È un modello che è uscito il 16 agosto, costava 24,99 € se ricordo bene e serve appunto ad affilare le punte di trapano per metallo, perché ogni volta che noi sfruttiamo una punta di trapano forando il metallo perde il filo, siamo costretti o a comprarlo oppure a filarla a mano e spesso con risultati pessimi, almeno nei miei casi quando ho affilato una punta per trapano i risultati non sono mai stati eccellenti, anzi, quindi spero di risolvere con questo prodotto se funziona bene, se no continuerò ad affilarle io a mano e, e basta, quindi apriamo la confezione, proviamolo e vediamo se è vero che va bene. Prima di aprire la confezione guardiamo le etichette riportate sulla confezione. Possiamo leggere appunto che è un affilatore a punta di trapano, il modello è PBSG95C3 e ci consente una facile e sicura affilatura delle punte HSS per grandesse, grandesse da 3 a 12 mm. Un errore di stampa dovrebbe essere grandezze e hanno scritto grandesse. Ha una mola regolabile per un risultato ottimale, ha un corpo robusto con i piedini antiscivolo sulla base, una potenza assorbita di 95 watt e un numero di giri a vuoto di circa 3350 al minuto. In dotazione ci sono due mole da sostituire a quella già montata e un cavo di circa 2 metri, poi ovviamente il libretto di istruzioni. Va bene, quindi apro davvero la confezione tagliando i sigilli. Ok, questo è l'oggetto in questione, l'affilatore per punte Parkside. All'interno della confezione troveremo quindi l'utensile, una scatolina con delle mole di ricambio e di libretto di istruzioni. Libretto che leggerò immediatamente perché non avendo mai utilizzato questo strumento voglio capire bene come funziona. È facile, si capisce che si devono inserire le punte all'interno dei fori e verranno affilate, però devo capire il sistema, quindi datemi 2 secondi che leggo subito come si fa. Ho letto le istruzioni per l'uso, sembrano semplici, spero di averle capite bene e di riuscire quindi ad eseguire un'ottima affilatura. Prima di fare le affilature vi faccio vedere come forano le punte di trapano in questione. Questa è una punta da 5 mm, non ricordo la marca, è un HSS molto molto sfruttata, avrà almeno 6 o 7 anni. Va bene, inutile sforzare più di tanto perché non riesce a fare il foro. Vi faccio vedere invece una punta Bosch quasi nuova, questa avrà fatto forse una quarantina di buchi. Sto utilizzando un trapano Parkside Performance che ho già recensito, vi lascerò qua su una scheda che apparirà. Metto quindi di nuovo l'olio da taglio, questo vi lascerò pure in descrizione eventualmente un link e vediamo se con questo viene meglio, sicuramente riuscirà meglio. Ok, praticamente nello stesso tempo sono riuscito a realizzare un foro che con l'altra non ero riuscito a fare.
Adesso proverò ad affilare la punta di trapano da 5 mm, la prima che ho utilizzato per fare questo foro, anzi per tentare perché alla fine non è riuscita. La inserirò sul foro numero 5. Bisogna ruotare questa manopola verso down, quindi abbassando la pietra, dopodiché bisogna premere il tastino di accensione. Una volta premuto il tastino di accensione bisognerà ruotare verso up, quindi in questo caso si alzerà la pietra all'interno che ruota e darà la filatura alla nostra punta di trapano. Comunque abbassiamo la leva, la pietra, accendo. Ah, un'altra cosa, all'interno dei fori c'è una sagomatura che obbliga la punta di trapano a stare in una determinata posizione. Una volta inserita la punta non riusciremo più a ruotarla da uno o dall'altro lato. Per ruotarla dovremo estrarla e inserirla noi volontariamente nella posizione opposta, perché questi due dentini agganciano la punta di trapano, vanno a insinuarsi praticamente all'interno di queste scalanature. Quindi inserisco sul 5 e su down, accendo. Ok. Sembra una punta nuova. Provo a fare allora lo stesso foro vicino con la stessa punta sulla stessa superficie. Qua c'è il foro vecchio e qua farò quello nuovo. Wow, perfetto. Ha fatto anche i riccioli di metallo, quindi la filatura ha scavato bene. Perfetto, perfetto. Questa avrà fatto ormai quasi 600 buchi, l'ho filata io a mano, vi farò vedere pure come, come ho azzardato questa filatura, che non mi è riuscita benissimo, anzi fa schifo, però questo è lo strumento che vi dicevo che utilizzavo io prima. Nasce sì come affilatore per punte, ma ha un'altra forma completamente. L'ho modificata con questa base d'appoggio. Prima affilavo le punte così. Ci sono diversi errori, però mi ha consentito a fatica di continuare il mio lavoro. Assolutamente. Fa un buchetto sottilissimo perché avendo fatto la filatura con la punta troppo appuntita, appunto, non riesce a scavare nel ferro con le alette, ma fa un buco centrale. 6 e mezzo. Ok. Down. Accendo. Proviamo. Punta da 6 e mezzo. Bosch.
devo dire che quello che prima non sono riuscito a fare adesso sono riuscito a fare senza problemi. Davvero perfetta. Sono dei fori che era quasi impossibile realizzare poco fa. Ok ragazzi, io ho finito di fare questa recensione e devo dire che lo strumento funziona bene. Non vi faccio vedere come si sostituiscono le pietre perché è nuova, quindi non è il caso, non mi va di aprirlo, ma si aprono comunque le quattro viti. Nel manuale è riportato, è semplicissimo. Vi ho fatto vedere il funzionamento, ho dovuto studiarlo prima io perché non l'avevo mai posseduto. Non sono bravissimo perché già di mio non sono un mago nel fai da te, anche se mi piace e ho il piacere di condividere con voi queste recensioni e quello che faccio. Però sinceramente è riuscito a fare dei fori che prima non riuscivo a fare. Finalmente eviterò ogni volta che vado nel brico di guardare quelle punte di trapano esposte con la tentazione di comprarle, ma il dispiacere di averle già a casa che non forano, oppure mettermi là ad affilare io e quindi essere combattuto. Compro una punta da 6 euro avendo già a casa un'altra punta da 6 euro che però non fora, oppure la rovino affilandola io, oppure compro un affilatore, ne faranno anche di altre marche. Io l'ho comprato alla Lidl perché, vi ripeto, io personalmente voglio questo marchio, ma potete comprarlo di qualunque marca, sicuramente a questa cifra li troverete nel brico e forse anche meno. Possibilmente funzionano meglio, funzionano peggio, non mi prendo nessuna responsabilità, però sono dei prodotti facilmente reperibili anche online, anzi vi lascerò eventualmente in descrizione alcuni link per poterli comprare e vi assicuro che con 20 euro, anziché comprare per 3 volte la stessa punta da 6 euro, già avete speso 18 euro, risolvete il problema e tra l'altro vi passate il tempo, un pomeriggio prendete tutte le punte di trapano che avete accumulato negli anni, le affilate e vi sembrerà di aver ritrovato un tesoro, perché sinceramente davvero le affila bene. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio di aver visto anche questo video fino in fondo e vi invito a iscrivervi nel mio canale, mettere mi piace a questo video se il video vi è piaciuto. Qua sotto c'è la scritta iscriviti e la campanella, cliccate sia su iscriviti che sulla campanella così riceverete le notifiche e basta, ci vediamo per i prossimi video. Ciao da Riccardo e grazie.